Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana. Se di buon inizio vogliamo parlare, visto l'esito degli esami strumentali effettuati da Lukaku, non c'è niente di buono e non c'è niente da sorridere. È un Napoli che deve ritornare sul mercato per quanto riguarda l'attaccante e portare a casa un nuovo numero 9 con 20 gol in saccoccia da offrire alla causa partenopea e per quanto mi riguarda pronto, fatto e finito. Facciamo un focus per quanto riguarda i nomi che stanno uscendo e sono accostati in casa Napoli. Gutierrez visite mediche stamattina, quindi dal punto di vista dell'esterno a sinistra conclusa la situazione, non c'era niente di strano e quindi i rallentamenti erano solo fatti burocratici confermati poi dalle visite mediche di stamattina. Gianlu Sanchez, qualche spiraglio si apre, quindi probabilmente chiudiamo anche a destra, ma adesso serve uno sforzo per portare a casa un altro numero 9 che serve come il pane. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina se volete, così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video, come dico sempre, un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Il comunicato ufficiale del Napoli parla molto chiaro. In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto presso il Pineta Grande Hospital a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica. Infatti, ci dicono che il recupero potrebbe essere di 4 mesi o giù di lì, ma molto varia dal se ci sarà o meno l'intervento chirurgico, dalla stazza comunque del calciatore. Poi non è che tra 4 mesi convocabile e Lukaku ai 90 minuti nelle gambe, ecco perché serve un attaccante pronto, fatto e finito e che abbia tanti gol poi da poter offrire al campionato del Napoli e alla Champions League, che poi dopo la pausa delle nazionali si inizia a giocare ogni 3 giorni. Quindi va bene, Lucca è giovane, abbiamo Lucca, siamo tutti d'accordo, però poi ogni 3 giorni diventa anche complicato e quando deve tirare un attimo il fiato Lucca, cosa facciamo? Schieriamo quella situazione, quella pezza a colore De Bruyne, attaccante centrale aggiunto, perché nel modulo di Conte si potrebbe fare per caratteristiche di rifinitura eccetera eccetera, però perdi poi tantissimo in fase di impostazione, in fase di imprevedibilità nell'impostare l'azione. Quindi dobbiamo trovare un attaccante che sia molto ma molto pronto, e i nomi che stanno uscendo e sono accostati comunque al Napoli a me non entusiasmano più di tanto, così come quello di Joshua Zirkzee, così come Højlund. Dal Manchester United va benissimo, noi abbiamo preso McTominay, abbiamo fatto un grande acquisto, però sia Zirkzee sia Højlund comunque il campo l'hanno visto con il contagocce, e il primo comunque a me non ha mai convinto per il semplice fatto che nel Bologna, in quell'anno della bolla con Thiago Motta, ci sono stati tanti calciatori che però poi sono diventati, sono tornati ad essere normali, quindi sono quelle situazioni dove rendi un anno e non sai assolutamente, al di là di tutto ciò che si scrive e sento online, Zirkzee sarebbe l'acquisto giusto tecnicamente, la prima punta, la seconda punta, l'esterno, eccetera, eccetera. Deve sempre tornare quello di Bologna, però è sempre un'incognita molto ma molto grande, così come Højlund, addirittura Højlund in tribuna nell'ultima uscita del Manchester United, quindi calciatori da rimettere completamente in sesto. Abbiamo questo tempo per rimetterli in sesto? A me non sembra che abbiamo tutto questo tempo. Ci sarebbe una situazione, almeno un altro nome accostato al Napoli potrebbe essere Dusan Vlahovic. Allora, su Dusan Vlahovic c'è da fare un discorso diverso. Il campo l'ha visto, non è un calciatore che comunque deve essere dal punto di vista fisico rimesso in sesto in condizione, perché comunque sta giocando, ha giocato anche nel precampionato. C'è questa situazione psicologica. Io che tra amichevoli, ma anche nel campionato scorso, le partite cerco di guardarle quasi tutte, non solo quelle del Napoli. A me Vlahovic dal punto di vista mentale mi sembra proprio lontano dagli standard, nel senso che sì, segna, ti fa qualche gol, lo vedi, ha segnato, al limite qualche gol decisivo, però poi durante la partita ci sono degli errori talmente macroscopici che mi chiedo cosa gli è successo a Dusan Vlahovic, al di là della situazione tattica, al di là schierato troppo lontano dalla porta,
Allegri ha rovinato, tutto ciò che si può dire e quant'altro, però resta comunque un'incognita molto ma molto grande in primis. Punto secondo, c'è la situazione ingaggio, la Juve quanto vorrebbe, quanto il Napoli è disposto a spendere, quindi non è secondo me una pista percorribile al 100%. C'è Jackson del Chelsea potrebbe essere, diciamo, un buon acquisto, ma non è pronto, fatto, è finito, ce ne sono pochissimi, forse diciamo molto pochi. I nomi che sono usciti in casa Napoli, accostati al Napoli, a me non convincono. C'è Jackson del Chelsea che potrebbe essere un buon acquisto. Avresti comunque un mesetto di tempo, ma il Napoli la cosa che dovrebbe fare è chiuderlo quanto prima, in settimana, cioè fare un'operazione lampo, portarlo ovviamente alla corte di Conte. Avresti le 2 settimane di pausa delle nazionali per metterlo comunque in condizione dal punto di vista tattico e farlo entrare un tantino negli schemi del nostro mister e riportarlo a lucido per poi diciamo essere disponibile alla causa Napoli, facendo rifiatare Lucca, perché dopo le nazionali fino a gennaio ci sarà da giocare ogni 3 giorni tra Champions League, campionato, poi a gennaio inizierà la Coppa Italia, ci sarà la Supercoppa, se non erro, gennaio, adesso le date della Supercoppa non le ho davanti, comunque giù di lì tra gennaio e febbraio ci sono tantissime partite e partire solo con Lucca e con un attaccante che al limite dice ok, io voglio fare il colpo giovane, la promessa, diciamo la, la botta di fortuna, mettiamola così, investendo su un calciatore molto ma molto giovane, ma comunque devi sperare che poi esploda sin da subito. Non mi sembra il caso e non abbiamo il tempo. Al di là di Højlund, Vlahovic e Zirkzee e Jackson c'è anche Mitrovic, ha fatto malissimo in Arabia o molto male in Arabia, calciatore trentenne che io scarterei a priori, e in ultimo c'è anche Embolo, accostato ovviamente tra i numeri 9 possibili papabili, però la cosa che mi lascia un attimo sul chi va là è un crociato rotto, diciamo, nel 2024. Infortunio grave. Non è che io sono sempre stato quello che ti sei rotto il crociato, sono il primo a dire no, ma dopo un anno comunque tu puoi ritornare tranquillamente agli stessi livelli. Dipende però il calciatore se ha superato la botta dal punto di vista mentale, perché dal punto di vista secondo me del recupero fisico non in tutti i casi potresti anche ritornare forse al 90%, perché il 100% non lo raggiungerai mai un'altra volta, ma il problema è dal punto di vista poi mentale, perché la rottura del crociato, chi ha giocato a calcio sa benissimo che dal punto di vista psicologico è una cosa che poi deve essere superata in primis psicologicamente, perché poi fisicamente ti alleni, al limite giochi, segni, la superi dal punto di vista fisico, ma mentalmente devi essere comunque, devi ritornare ecco, sul pezzo al 200%. Poi ci sono quelle situazioni nostalgiche, chiudiamo perché sono già molto ma molto irritato per l'infortunio di Lukaku, per come è avvenuto, perché se andiamo a rivedere poi l'azione, io in quell'azione mi incazzai già contro l'Olympiacos, perché quella palla doveva andare a De Bruyne che si era inserito e noi andavamo in porta e segnavamo. Lukaku ha deciso di tirare, al di là che poi hanno detto no, ma quello forse si è infortunato già prima di tirare, eccetera. Io credo che comunque durante il tiro abbia comunque subito l'infortunio, ma in quella situazione Lukaku tira, ma aveva l'appoggio su De Bruyne, noi eravamo 2 contro 1, noi andavamo in porta, quindi già sbagliata la scelta, in quel frangente io già mi incazzai tantissimo, poi Lukaku cadde a terra e si vide subito che comunque la cosa non era assolutamente buona. C'è questa situazione nostalgica, dicevo, si legge dappertutto, l'abbiamo vista dappertutto la faccia di Cavani. Cavani sarebbe stato secondo me un ripiego, un ottimo ripiego nel caso, per quanto mi riguarda, l'infortunio di Lukaku era diciamo di un paio di mesi al massimo, con un recupero in un paio di mesi e Cavani ovviamente accettava di venire a Napoli eccetera, ti ritrovavi Cavani, Lukaku e Lucca, poi 2 mesi dopo potevi tranquillamente affrontare
tutte le competizioni del mondo, anche perché Cavani, al di là di questi nomi che abbiamo fatto, 38 anni, però Cavani dal punto di vista fisico, infortuni gravi, zero. Il campo l'ha sempre visto, i gol ha continuato a farli e comunque si è sempre esposto in campionati più che competitivi. Non è che vai a prendere un Cavani che ha avuto gli ultimi 10 anni in carriera, che ne so, tra Arabia Saudita, Cina e Stati Uniti. Cavani è sempre stato comunque in campionati di altissimo livello, perché non possiamo parlare, diciamo, nemmeno del campionato argentino di un livello basso, e dove milita comunque nel Boca Juniors per quanto riguarda la maglia che pesa è un qualche cosa. Edinson sarebbe fantastico rivederlo a Napoli, è una situazione nostalgica, però diciamo che se poi devi virare totalmente su un calciatore 22, 24, 26 che già stenta e ha stentato, dove diciamo militerebbe prima di arrivare a Napoli, devi fare due conti e fare la scelta giusta e al limite prendere l'attaccante, prendere la palla al balzo di questo infortunio di Lukaku per portare a casa l'attaccante in casa Napoli, che poi vada a fare coppia con Lucca sia quest'anno ma sia in futuro, perché Lukaku non è che resterà a Napoli, torna dall'infortunio, ma non è che si fa 10 anni a Napoli Lukaku, comunque l'età ci sta, e quindi guardare un attimo al futuro cercando di trovarlo quanto più pronto possibile. Non è assolutamente un'operazione molto, ma molto semplice, ma io ho piena fiducia in Manna, nel Napoli, in Antonio Conte, nel mettere poi in condizione il nuovo acquisto di rendere al massimo quanto prima e goderci questa nuova stagione che non è iniziata nel migliore dei modi. Noi ne parlavamo alla prima amichevole precampionato, l'unica situazione, diciamo l'unica preoccupazione ogni volta nel precampionato e nelle partite amichevoli sono gli infortuni gravi, sia in base a un avversario che al limite ti viene addosso in maniera irruente e quindi ci rimetti qualche calciatore, e sia ovviamente se ti fai male da solo in maniera grave, così come è stato per Romelu Lukaku. A me questi nomi non convincono assolutamente del tutto, ma il Napoli, io non sto qui a fare il professore, vi dico la mia, esprimo una semplice opinione e scambio ovviamente nei commenti, diciamo, la mia con la vostra e ci confrontiamo per arrivare poi a determinate conclusioni che vedremo il Napoli poi se porterà avanti situazioni che abbiamo elencato noi, o usciranno dei nomi che noi non abbiamo proprio fatto, non abbiamo proprio diciamo analizzato, e al limite ci smentiscono e alla prima apparizione una bella tripletta del nuovo 9 del Napoli, anche se, e concludo e mi auguro che siate arrivati alla fine di questo video, non sto qui a sminuire nella maniera più assoluta il nostro Lucca. È il momento di fare il salto di qualità e prenderti la maglia del Napoli e eventualmente anche quella della nazionale, perché non ha un centravanti da tempi in memory, quindi Lucca potrebbe fare l'utile e il dilettevole. Vai Lucca, noi siamo qui ad aspettare tutti i gol e tutte le porte buttate a terra dalla prossima settimana in avanti, aspettando il nuovo 9 per poterlo tesserare. Poterlo tesserare però significa che se lo prendi sopra i 22 anni e deve rientrare nella lista dei 17, possiamo anche vedere una possibile cessione per farlo rientrare poi nelle liste. Fatemi sapere cosa ne pensate, sempre Forza Napoli, e auguri al nostro Big Rom di una pronta guarigione. Ciao!